Buongiorno a tutti, questo è il quinto tutorial e vedremo come misurare gli angoli dell'arto inferiore in tutti e tre i piani da TAC e ricostruzione dei modelli 3D delle ossa. Dalla nostra cartella andiamo in tutorial, modelli, cognome e nome e apriamo il file che si chiama scene.mrml. A questo punto abbiamo la scena di 3D Slicer col nostro paziente, le tre serie di femore, caviglia e ginocchio e i modelli 3D precedentemente realizzati. Il primo compito è quello di abilitare la console Python, richiamare il codice CTRL-G, andare nella cartella dei codici, stiamo lavorando sul lato destro, apriamo la cartella formats_1 e il codice 00. Come vedete sono stati assegnati dei colori alle ossa e in più creati i landmark da assegnare. Conviene nascondere le ossa meno significative che potrebbero essere d'impiccio durante l'assegnazione dei landmark. Andiamo nel modulo markup e iniziamo. Femoral head, bisogna assegnare una serie di punti sulla superficie della testa del femore, un numero compreso tra 30 e 50 è sufficiente, non serve essere molto precisi, l'importante è coprire tutta la zona, evitare per esempio questa fossa e non andare troppo vicino al collo del femore. L'obiettivo sarà quello di fittare la miglior sfera per tutti questi punti. Ne abbiamo assegnati 39, più che sufficiente. Possiamo nascondere e proseguire. Femoral neck center, conviene scegliere la data tree, la serie del femore, torniamo in markup, selezioniamo FNC, possiamo attivare il puntatore, andare all'incirca nella zona del femore, non serve avere la massima accuratezza perché l'algoritmo elaborerà questo punto e troverà un nuovo FNC tale per cui sia il centroide della sezione del collo del femore minore. Seguiamo, ci spostiamo nella serie del ginocchio, markup, FMC, quindi il punto mediale del condilo posteriore. Possiamo disattivare momentaneamente la Python console, conviene porci nella vista coronale e non appena appare il primo punto, questa fetta o questa a discrezione, facciamo questa, assegniamo un punto, cliccando lo vediamo
esattamente in tutte e tre le viste. Proseguiamo e assegniamo anche il punto laterale allo stesso modo. Nascondiamo, proseguiamo, femoral, medial, condyle, questi sono i punti del condilo femorale più distali, sempre prima il mediale e poi il laterale. Perfetto, questa immagine è esplicativa. Il contorno giallo rappresenta il contorno del modello 3D e non è detto che sia esattamente il contorno dell'osso per motivi tecnici. L'algoritmo funziona correttamente anche se assegniamo punti al di fuori del modello, processerà i dati in modo corretto, quindi non è un problema se la ricostruzione del modello 3D è un po' imprecisa. Questo potrebbe essere più evidente in altri punti. Abbiamo assegnato il mediale, assegniamo anche il laterale, diciamo qui, perfetto, nascondiamo, saliamo, abbiamo punto per la corticale posteriore del femore, perfetto, controlliamo di essere al di sopra dei condili, al centro, in vista laterale assegnerei questo punto d'accordo, spostiamoci lateralmente e qui direi che questo punto è adeguato. Controlliamo, perfetto. Femoral tropea. Per assegnare questo punto, personalmente trovo conveniente lavorare sul modello tridimensionale. Andiamo nel data tree, nascondiamo la tibia prossimale e anche quella distale. Poniamoci sulla vista inferiore piuttosto che posteriore. Torniamo in markup, selezioniamo femoral tropea, assegniamo il punto all'incirca in corrispondenza della fossa, spostiamoci in vista anteriore, perfetto, piuttosto che inferiore, controlliamo l'assegnazione del punto. Personalmente cerco di porla nel mezzo. Ultimo controllo, vista anteriore, posteriore e il punto è corretto. Possiamo riabilitare quello che abbiamo nascosto, torniamo in markup, impiccioliamo e adesso proseguiamo. Peroneal head non è rilevante ai fini del calcolo, e gli angoli possiamo nasconderlo, tuttavia per il punto seguente dobbiamo porci sulla fetta giusto superiore alla testa del perone e assegnare il punto posteriore mediale e laterale della tibia prossimale. Torniamo a livello del ginocchio, dobbiamo individuare la spina mediale esattamente e quella laterale. Mediale e laterale. In questo caso
Sembra di scorgere ancora un po' di osso in questa fetta, sebbene non ci sia il modello, assegno comunque il punto in questa zona. D'accordo, a questo punto abbiamo da calcolare i punti più ostici. Sono i 4 punti dell'emipiatto mediale e laterale, in ordine anteriore, il posteriore, il mediale e la tibial medial spine. Per farlo bisogna aiutarsi sia con la vista 3D che con le immagini. Trovo utile scorrere la vista sagittale, riconoscere le spine, una volta che scompaiono, seguire il punto più superiore e anteriore della tibia, continuare a seguirlo. A un certo punto vedremo un'inversione, ossia comincia ad abbassarsi la curva e il momento in cui avviene quell'inversione normalmente corrisponde al nostro punto, ossia quello più sommitale e anteriore. Vogliamo rimanere all'interno della concavità dell'emipiatto, non andare oltre, perché spesso in questa regione possono esserci osteofiti e il punto risulterebbe molto diverso da un paziente all'altro e sarebbe difficile distinguere la regione dove assegnarlo. Questo modo, sebbene non sia facilmente ripetibile, ho trovato una certa ricorrenza, almeno con le mie misure. Si può sempre fare un controllo 3D, osservare se si ritiene di spostarsi un po' più al centro, lo si può fare trascinando il punto oppure semplicemente aprendo la maschera control point, eliminandolo e porne un secondo. D'accordo? Ora ci possiamo spostare posteriormente, allo stesso modo cerchiamo di individuare la spina, nel momento in cui scompare poniamo l'attenzione nella zona posteriore al termine della concavità e più sommitale. A questo punto abbiamo una regione con una minima differenza e possiamo assegnarlo lungo questa fetta che corrisponde in questo caso anche al punto precedente, ma non è un must, e rimaniamo all'interno della concavità, non andiamo oltre. Abbiamo assegnato punto anteriore e posteriore, ora quello più esterno. Per farlo conviene visualizzare l'immagine, la vista frontale. In genere esso si trova tra le due spine, quindi una volta individuata la prima spina, scorro le immagini verso la seconda, sappiamo che siamo più o meno al centro dell'emipiatto. A questo punto, quando ci troviamo tra le due spine, scorriamo la vista frontale e personalmente cerco di individuare il punto più esterno. Se osservo
nell'immagine tridimensionale che mi sono spostato troppo dal centro, mi ricolloco, faccio un controllo, verifico di essere tra le due spine e a questo punto direi che questo punto è sufficiente. Non è semplice essere ripetibili con le proprie misure e probabilmente questo metodo dovrà essere rafforzato. Per l'ultimo punto seleziono tibial medial spine, control points, il primo punto è quello mediale, copio con CTRL C, torno sul nostro landmark, CTRL V per incollare e abbiamo assegnato i 4 punti. Il software traccerà le linee mediale laterale antero-posteriore e dall'intersezione delle linee, o meglio, dall'approssimazione dell'intersezione delle linee, perché non è detto che siano complanari e si intersecano realmente, proietterà tale punto sull'emipiatto e quel punto viene considerato il centro della valle dell'emipiatto mediale. Idem avverrà per l'emipiatto laterale. Non resta che assegnare i 4 punti. Come prima ci spostiamo con la vista laterale, poniamoci anteriori, cerchiamo il punto anteriore e sommitale, questo, controlliamo nella vista 3D, possiamo spostarlo, cliccare, torniamo nella nostra vista sagittale, avviciniamoci alle spine e scegliamo il punto più posteriore. Stavolta direi di assegnarlo qui e non importa che i due punti non siano sulla stessa fetta. Andiamo ora a trovare il punto più esterno, come prima trovo le due spine e mi colloco all'incirca in mezzo e il più laterale possibile. Controllo, vado a recuperare tibial lateral spine, la copio, la incollo e ho ottenuto i 4 punti. Dobbiamo assegnare l'ultimo set di punti, serve l'immagine della caviglia. Torniamo in markup, selezioniamo i punti del plafond e ora conviene ruotare i piani, in particolare quello frontale. Una volta fatto disattiviamo, scorriamo quello sagittale e iniziamo assegnando il punto più mediale. Come per il tutorial precedente possiamo individuare il punto aiutandoci su tutte e tre le viste. Qua, idem per il laterale. Perfetto.
e proseguendo con gli ultimi 2 punti assegniamo prima l'anteriore, se abbiamo dubbi sfruttiamo la vista 3D per posizionarci, andiamo a individuare il punto più distale e all'incirca a metà. In genere si vede una sorta di restringimento nella sezione interessante, personalmente uso questo metodo, e poi scendo fino al punto più distale. Posso controllare in 3D, forse questo punto si avvicina di più. Idem per quello posteriore, assegniamo il punto, lo possiamo visualizzare in 3D, in maniera analoga verranno tracciate le linee medio-laterale, antero-posteriore, proiettato il punto ed esso sarà il centro del plafond tibiale. Abbiamo assegnato tutti i landmark, non resta che salvare, genitorettoli, andiamo nella nostra cartella modelli, stiamo calcolando il lato destro, CT 3D, selezione cartella, save. In questo modo possiamo riprendere l'esame con i landmark senza doverli assegnare una seconda volta. Ora possiamo richiamare il codice e stavolta applichiamo quello completo. Slicer calcola gli angoli e produce un file Excel che ci chiede di salvare, stavolta in misurazioni, lato destro, lo chiamiamo Sturmez _ 1. La differenza tra 1 e 0 è che col metodo 1 adottiamo come estremo dell'asse femorale la troclea invece che del centro delle spine. Possiamo nascondere la Python console e come vedete sono stati assegnati tutti gli angoli, facciamo un controllo, nascondiamoli tutti momentaneamente e accendiamone uno per volta. Riabilitiamo i segmenti ossei, prendiamo il markup, l'HKA, centro destra femore, passa per la troclea e per l'asse di tibia. LDFA per i 2 punti più distali, MPTA per i punti per la linea che congiunge le valli. All'interno del file ci sono tutti i punti e le linee che possono essere attivate o meno per osservare la bontà del nostro lavoro. Per esempio, MPTA, questa linea è quella per le 2 valli. Questo per quanto riguarda il piano coronale, anche il JSCA, in questo caso sono quasi parallele, comunque il software restituisce un valore. Vediamo prima gli angoli sul piano sagittale. Per farlo dobbiamo selezionare la vista corrispondente, laterale e
mediane. D'accordo? Infine, gli angoli di torsione dalla vista superiore. Abbiamo collo femore, condili posteriore, proximal, distal, epiphyseal e infine la tibial torsion. Ora, a titolo informativo, voglio mostrare ruotando in 3D quello che accade. L'angolo si trova su di un piano parallelo al piano coronale di TAC. Quindi l'angolo misurato in questo modo è la proiezione su di un piano parallelo al coronale, perché come vedete le linee sono delle linee nello spazio. Vediamo se riesco a evidenziare gli assi meccanici, femoral axis e tibial axis. L'angolo tra queste due linee è un angolo nello spazio che ha un valore diverso dalla sua proiezione su di un piano. In realtà ho chiamato questo metodo Furmez impropriamente perché il metodo descritto da Furmez prevede la misura dell'angolo nello spazio, tuttavia poi ho optato per una proiezione, andrebbe cambiato il nome e chiedo scusa per questa carenza. A questo punto non resta che salvare, scegliamo la cartella misurazioni, destro CT Formats, chiedo scusa ancora per l'inappropriatezza di linguaggio, seleziono la cartella, salvo e posso chiudere. Grazie per l'ascolto.